Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccoci qua, siamo in compagnia della Honda Transalp ed è il secondo video che facciamo con chi? Con loro. Stiamo passandoci proprio vicino, ma io ero nella sede di Corso Marconi, questa invece è via Maddaloni, le rime credo che non siano volute, e siamo a fare il secondo test con una Honda. Finalmente proviamo una Transalp, una moto che sicuramente porterà tantissimi di voi, porterà o ha portato, perché questa moto ragazzi è una moto storica, così come l'Africa Twin. Siamo oggi qui in compagnia di una moto che ha fatto storia, perché è una moto che è entrata in produzione nel 1986 mi pare, 87. Allora mi state vedendo in città perché vi darò di guida cittadina, ma noi anche questa moto, grazie a Chicco, grazie a tutto lo staff di Ianu a Genova, ce l'abbiamo disponibile per più giorni, quindi avremo la possibilità. Adesso vi darò un po' di feedback cittadino, ci sono proprio appena salito ragazzi, sono salito adesso, vi darò un feedback della città, ma poi anche fuori dalla città, nel contesto dove molti di voi lo useranno, cioè anche per viaggi, anche nell'extraurbano e in autostrada, perché no? Questa è dotata di quick shift che è optional, andiamo avanti la coppiata 21-18 al posteriore, una moto molto leggera per la categoria, direi 209 kg mi sembra col pieno, quasi 17 litri di benzina, si muove molto bene, condivide con l'Honda Hornet, bicilindrico, fronte marcia, ahimè, fronte marcia ragazzi, come su Africa non abbiamo più motore AV, bicilindrico parallelo, fasato che suoni come un V, 92 cavalli, piattaforma condivisa, si deve fare per forza economia di scala. Questa moto si muove veramente bene nel traffico, il peso contenuto, il motore che per ora mi pare che non scaldi, il motore già in temperatura, dovrebbe anche consentire dei consumi veramente buoni. Prime cose che sto notando, allora, comandi tutti molto facili e intuitivi, leva della frizione un po' distante, quella del freno regolabile perfetta, quella della frizione a cavo non è regolabile, sella più comoda dell'Africa, le pedane non mi piacciono, sono un po' avanzate, un po' di on-off ragazzi, qualcuno di voi nei commenti me l'aveva detto, effettivamente un po' c'è, però mi aspettavo, onestamente pensavo peggio, era Rossano che me l'ha detto, mi ha detto ti aspetterai un po' di on-off, e ha ragione. Ringrazio ragazzi chi continua a seguire imperterriti i miei video. Facciamo il taglio. Che è un motore brioso, certo, abbastanza, ragazzi, è la prima volta che aprivo il gas, qua devo pizzicarla per forza la frizione, e il sound mi piace, è un bel sound, so che non riuscirete a capirlo, ma un bel sound abbastanza cupo, sapete, ecco, siamo rimasti fregati. Dà l'idea di essere molto seduta come moto. Cerchi ragazzi, tra l'altro non sono tubeless, quindi abbiamo camera d'aria, abbiamo le Karoo 4, è sicuramente una moto che dà l'idea sempre di moto affidabile, di moto tagli lunghi, prima e seconda, avete visto? Certo ero a giri bassi, comunque tagli lunghi. Affondamento ce n'è parecchio, ma forcella abbastanza morbida, come migliora un pochino come tagli, però il cambio mi piace, nonostante il tempo di cambiata sia abbastanza lungo. Ovviamente poi ci sono regolabili le possibilità di freno motore e anche di erogazione come sull'Africa, in mappa user vi fate tutti i settaggi che volete, andrò poi a regolarmeli, oppure vabbè adesso al volo potrei provare intanto un'altra mappa a vedere se ha un po' meno on-off, che in città sicuramente un po' dà fastidio. In città è veramente amichevole questa moto. Ecco, adesso approfittiamone per cambiare mappatura. La folle ragazzi si trova facilissimamente e si tocca in terra 85 cm la sella, 1,70 toccata in terra così, quindi direi abbastanza bene. Non incute per niente timore questa moto, mi piace il sound proprio, lo dico per la seconda volta. Contesto cittadino, promossa, peccato soltanto che non arrivino evidentemente non ci siano, perché visto che è da un anno che è fuori, voi la conoscerete molto bene, poi la vedremo anche ovviamente girandoci un po' intorno, non esistono ancora evidentemente aggiornamenti che possano migliorare un po' la gestione di questo on-off.
Purtroppo per il contesto cittadino, sempre che io lo trovo molto utile, voi dite per i viaggi, visto che questa è anche una moto da viaggio, quindi dovrebbe esserci, non ha il cruise control, mancanza che non capisco, come se costasse chissà cosa aggiungere un cruise control. Si tocca molto bene, zona di calzata stretta fra le gambe, solo pedane un po' avanzate, manubrio stretto, con formato direi molto neutrale, molto neutro, non si hanno i polsi troppo girati, chiusi, frizione morbida, tutte cose piacevoli che si apprezzano in città. Protezione aerodinamica delle gambe dovrebbe essere buona, non credo che si possa dire lo stesso della parte superiore del busto, perché comunque il cupolino è parecchio stretto, quindi insomma sui viaggi con questo cupolino non la vedo proprio benissimo. Quindi per il giorno 1 la guida nel traffico, la guida cittadina, la sella è comoda, si scorre bene, mi piace, va bene così. Manigliere di passeggero che non sono disponibili come optional ma sono di serie, questa ha anche il bauletto, ma poi ci sono varie configurazioni, ho visto le colorazioni disponibili sono 3, direi che come giorno 1 con la Transalp è tutto e noi ci sentiamo a un vero giro, cioè domani. Vedete il viso di mia moglie che ha qualche perplessità, non è abituata a dimensioni un po' più piccoline. Siccome questa è una moto da viaggio, peccato che come moto da viaggio, come vi ho già detto ieri, non abbia il cruise control, quindi se voi dovete farvi un viaggio dovete sempre stare col gas. Protezione aerodinamica, un po' di turbolenze ci sono, il cupolino abbastanza stretto, a 120 gira molto basso questo motore, a 120 siamo a 4000 giri, un po' di rumorosità dalla gomma anteriore, vibrazioni che non compaiono ancora alle pedane come vi ho detto ieri perché arrivavano un po' oltre. Proviamo adesso ad andare a un 130 o anche un 130 codice, quindi poco oltre 130. No, devo dire che a velocità codice non ci sono vibrazioni, una lievissima percezione di temperatura qua, ma veramente bassissima. Ma poi ragazzi, questo prendetelo con le pinze rispetto ai test dei mesi scorsi, perché le temperature sono chiaramente più basse. A noi per questo test ragazzi Honda Yanua Chicco Selen, perché questa qua arriva non da via Maddaloni ma arriva da corso Marconi, quindi alla foce. Allora, il test autostradale abbiamo un feedback dietro che è quello della sella, del fatto che la testa vede la mia testa, la sua testa, cioè i suoi occhi vedono la mia testa, quindi non è il massimo come comodità per viaggiare così. Discorso consumi, siamo partiti da poco, quindi lo vedremo poi dopo. Stiamo andando a fare un bel itinerario dove non vi ho mai portato. Le pedane sono un po' troppo avanzate e questo non mi piace molto perché non riesco a dare per niente carico sulle pedane. L'avrei preferite più arretrate. Sull'Africa era sicuramente meglio la situazione. Manubrio abbastanza alto con riser. E adesso siamo su questo bel misto dove non vi ho mai portato, che sicuramente è il posto più adatto per questa moto qua, che comunque è leggera, ma vedremo come se la caverà col 21. In una strada che ha un buon grip, almeno da quello che ricordo, che io adoro. Ecco, vedete, se uscite di terza, complici i rapporti un po' lunghi, hai rapporti abbastanza lunghi. La strada ride, giornata perfetta sta per arrivare, l'asfalto caldo sotto di noi, l'umore giusto senti che vibra il vento tra i capelli liberi, molto leggero. Quick shift che funziona molto molto bene. Che non si dimentica. Oh la giornata perfetta, Honda Transalp sempre avanti. Oh la vento nei capelli, sorriso che non si ferma mai. Rompe col passato perché anche in questa, come nell'Africa Twin, non abbiamo più, come potete vedere e saprete benissimo, un motore a V. Abbiamo un bicilindrico parallelo, fronte marcia, che è di 755 cm3, che è condiviso con l'Hornet. È un motore vivace, ma un po' mortificato dai rapporti molto lunghi, che da un lato sicuramente
contribuiscono ad avere dei bassissimi consumi, perché siamo a metà del giro. Ho deciso già di fare la recensione perché posso già parlarvi piuttosto bene di lei. I consumi poi, se volete, vi li darò nella parte conclusiva. Comunque attualmente siamo a 23 km litro indicati, quindi è molto parco nei consumi. Quello che però a questo motore manca non è sicuramente l'elasticità, gli manca un po' di verve, un po' di spinta in basso. E poi i rapporti lunghi, soprattutto su una strada come abbiamo fatto noi, quella del Tiglieto che abbiamo fatto adesso, si è mortificati, perché in seconda, la dovete fare tutta in seconda, ma la vorrei un po' più corta perché vorrei un po' più spinta, la terza assolutamente ci muore su di qua. E quindi sì, vorrei rapporti un pochino più corti, a 4000 mi sembra che sia 130. 92 cavalli, 75 Nm di coppia, l'elettronica è completa. Avrei preferito piuttosto, se devo parlare un po' dei contro, avrei preferito una ciclistica un po' più curata, perché su queste curve, soprattutto in due, si sente il mono un pochino in uscita, non è precisissima. Avrei voluto queste piccole migliorie dal punto di vista ciclistico. Dal punto di vista elettronico la suite è assolutamente completa per quanto riguarda i controlli di sicurezza, quindi traction control, ABS che è disattivabile in mappa user, anche le mappe motore, ve l'ho fatto vedere quando vi farò vedere poi il dashboard. Questa è l'interfaccia, una delle 4 che si può avere come sfondo. Il blocchetto per entrare nei menu, nel sottomenu, si fa così. Si hanno le varie modalità di guida. Cambio rapido sarebbe il quick shift, se è possibile attivarlo o no. Sul display si ha il tipo di display, la luminosità se la vogliamo nera, sfondo nero, bianco o un certo metallico. Si possono selezionare le informazioni preferite. Poi abbiamo le modalità di guida. Questa è la modalità utente, che può essere regolabile nell'engine brake, la power delivery, il tipo di erogazione del motore, il controllo di trazione e l'ABS. Abbiamo quindi, come sull'Africa, la mappa user che è così personalizzabile, se no poi abbiamo le varie mappe solite che sono Sport, Standard, Rain e Gravel, che disabilita l'ABS al posteriore. È una moto da turismo e non ha il cruise control, quindi io ho una cosa che non tollero. Costerebbe molto poco alle case mettere il cruise control. Se ne importa se non hai keyless, ne ho parlato dell'Africa, questa qua è un gradino, uno step in meno ovviamente, quindi il keyless non è fondamentale, ma il cruise control sì. Non avrei voluto vedere ancora la camera d'aria, so che avrebbe innalzato il prezzo. Al ritorno delle frecce automatiche, per esempio, che è un gadget che io trovo molto utile. Cupolino che è abbastanza alto ma molto stretto, quindi vi faccio vedere in sella. Guardatemi davanti, come vedete non sono molto riparato, le spalle in autostrada si avverte abbastanza, non troppe turbolenze, ma comunque aria ne arriva, diciamo non siete sicuramente in una bolla chiusa, né voi né chi vi sta dietro, anche dietro sì, infatti anche mia moglie, che questo giro l'abbiamo fatto insieme a lei, dietro comunque aria ne arriva. Poi il piano di seduta, vi ne farò vedere, non è tanto elevato, quindi chi vi sta dietro comunque, se è vero che ha una buona porzione di sella, però la sella è molto stretta e quindi forse per lunghi viaggi, almeno lo puoi dire tu, per lunghi viaggi è un po' sacrificata. Sì, la sento, me ne accorgo anch'io che è molto stretta e sono proprio solo con la parte centrale del sedere. Quella cosa è carina. Appoggiare. Sì, esatto, il bauletto, questo originale Honda, è morbido e è un dettaglio questo sicuramente piacevole perché vi aiuterà sicuramente chi sta dietro a essere un po' ammortizzato in quello che è uno dei, in realtà, pochi difetti. Ve l'ho detto, sono caratteristiche. Il fatto che abbiamo deciso di rapportarla lunga, questa è una scelta. Invece quello che non sono riusciti anche con i rapporti lunghi a mitigare è il fatto dell'on-off, che avevamo già avvertito, Rossano mi aveva già avvertito che avrei ritrovato on-off. Effettivamente c'è, non è fastidiosissimo perché comunque non è una grossa cubatura, è un 750, si sente che non è un motore che sotto ha della schiena enorme, quindi non vi pianta totalmente, però insomma un po' fastidio lo dà. Per il resto, secondo me, per la cifra alla quale si pone, quindi la cifra entro poco sopra i 10.000 euro, è una moto costruita comunque bene, di sostanza, non ci sono plastiche che scricchiolano, gli accoppiamenti sono buoni, vieni a farli vedere. Adesso mi spiace che è un po' sporchina, ma gli accoppiamenti comunque sono buoni. Manubrio questi riser che sono molto
molto rialzati. La posizione in sella, problema mio questo sicuramente, rispetto all'Africa, vi faccio vedere. Intanto vi ricordo il peso 209, si sente che non pesa tanto come moto, 85 la sella. Quello che a me non piace, ma è un problema mio per la mia schiena, che avete le pedane abbastanza avanzate, anzi parecchio avanzate. Qua proprio me ne accorgo, se sull'Africa, nonostante tante recensioni dicessero questa cosa, non mi dava fastidio. Su questa moto sì, a me dà fastidio personalmente perché mi sento molto eretto col busto e con le gambe troppo avanti, un po'... se devo dirvi una posizione un po' chopper, e a me non piace, sia perché non riesco a dare il giusto carico nelle curve, quindi non ce la faccio, mi devo muovere di busto, solo di busto, anche se sulla sella comunque ci si sposta bene, però poi a me fa venire mal di schiena, quindi questo è un problema mio. Blocchetti che sono più intuitivi sicuramente dall'Africa Twin, ma ve li ho già fatti vedere. Altro peccato veniale, soprattutto per la guida in due, se si viaggia carichi con le valigie e tutto, non ha la regolazione remota del precarico, quindi già vi ho detto che il mono pompava un pochino. Se fossi riuscito con un precarico remoto a dare un pochino più qualche giro di precarica molla, sarebbe stato sicuramente una cosa buona. Non chiedetemi quale preferisco in questo segmento, perché mi rendo conto, avendole anche provate abbastanza tutte, è un segmento molto affollato e onestamente non saprei quale scegliere. Non posso però non parlarvi, fare un minimo di polemica riguardo a quello che sono le moto inferiori, di categoria inferiore. Allora, secondo me quando si compra una moto, intanto qua si ha anche una elettronica sviluppata da Honda. Quando si comprano altre moto di cui voi mi parlate, ho purtroppo testimonianza di quello che pensavo fosse vero. Di chi mi parla di cinesi, per esempio, ci sono testimonianze di persone che mi dicono che hanno avuto bisogno e l'assistenza latitava, non esisteva, non sapevano manco come fare e non gliel'hanno sistemata. Per esempio, mi è stato scritto: qui avete Honda, ragazzi, cioè avete Honda, se voi già solo siete a Genova avete l'imbarazzo della scelta, anche se chiaramente dovete andare da Janua e via Maddaloni per l'assistenza, ma non penso onestamente che su una moto così ne avrete poi chissà quanto bisogno di assistenza. Detto ciò, tagliandi, service, eventuali richiami, se comprate certe moto giapponesi avete una certa garanzia, se comprate certe cose cinesi le pagate tanto meno. Secondo me il detto chi più spende meno spende è sempre valido. Chiaro che non avete una fuoriserie qua, ma avete una moto di sostanza che per la cifra quale offerta la promuovo. Certo, non vi posso dire che mi fa impazzire, non vi posso dire che mi fa gridare al miracolo, vi posso dire che è una moto sicuramente con un'ottima economia di esercizio, che consuma poco, affidabile, il motore che ha anche una certa discreta verve, ripeto, cioè giocare un pochino con la rapportatura forse aiuterebbe. Adesso il nostro giro continua e vi faremo vedere qualcos'altro nel corso della giornata insieme ad Honda Transalp. Stiamo dirigendoci a Sassello, che è famosa per gli amaretti, non so per che cos'altro è famosa. Saremo fra un po' in provincia di Savona, da utilizzare a queste andature turistiche. Questa è sicuramente la parte più piacevole del Transalp, quella che magari non vi ho mostrato prima. Permette comunque, grazie alla grande elasticità del motore e alla dolcezza, di venire via piuttosto bene se non si ha impazienza da delle curve lente. In autostrada invece richiede per forza di scalare qualche rapporto per effettuare dei sorpassi, ma su curve così lente, anche per mitigare l'on-off l'ho messa in mappa standard con un'irragazione del motore diversa, perché andando forse tranquilli mi disturbava più che tenendo rapporti corti, mi disturbava forse ancora di più, e così devo dire che ho trovato abbastanza la quadra. Ottimo il posteriore per correggere le traiettorie quando le volete chiudere di colpo, cosa che col 21 onestamente mi capita di fare più che col 19, non parliamone poi col 17. Frizione morbidissima quando dovete usarla, un dito o due. Caffè di Sassello, che anche se è uguale agli altri, anche se è famosa per gli amaretti, però sensazioni un po', diciamo, migliorate nella guida. Uguale. È proprio uguale. Che cosa? Per tutti i caffè. Il caffè è uguale al caffè non di Sassello.
Comunque Transalp direi più godibile su strade molto strette, perché non sentite la mancanza un po' della spinta della ripresa, soprattutto se andate a natura più turistica con meno frenate e sfruttate di più le percorrenze. Sicuramente è più godibile, e poi si può apprezzare il fatto che pesa tanto meno rispetto alle moto alle quali magari, se siete abituati alle maxi, siete abituati. Il 21 digerisce bene ovviamente tutte le asperità, la strada è molto spaccata, molto scassata, e non abbiamo patito troppo, a parte la mia sciatica, quello è un problema mio. Direi che consumo medio 23,5 indicato, quindi veramente non consuma niente. Direi che E strada bellissima. strada molto bella, ve la consiglio per arrivare a Sassello. Fate il Tiglieto, È fresco. fresco, adesso è proprio il periodo perfetto. Stiamo selezionando accuratamente gli amaretti Virginia, che verrà taggata perché abbiamo chiesto. Questi sono fatti qua vicino, li conosciamo, li conosco, e quindi stiamo scegliendoli. Una scelta infinita, ma li vorrebbe tutti, ma tutti non si può, perché quali prendi? Prendi quelli che piacciono di più. E il rum sicuramente. Il rum. Non mentre guido, ragazzi, non mentre guido il Transalp di Janua, che sennò si arrabbia Chicco, non posso mica. La polizia ancora di più. Pistacchio. Tanto ci abbiamo il bauletto, ragazzi, a posto così proprio. Rum per papà, cioccolato. Caffè? Caffè, vuoi non prendere il caffè? Prendiamo caffè. Direi che siamo già andati abbastanza fuori tema, direi. Basta così? Se no, non mi amava più se non prendevo gli amaretti. Non è sponsorizzato, perché neanche un amaretto ci hanno regalato, quindi se volete venire, venite. Ma niente, ragazzi, per noi, niente. Torta di riso finita. Si rientra, va. Abbiamo finito il nostro giro con un altro pezzo di autostrada, e che ci crediate o no, anche questa moto, nonostante abbia più cavalleria, ha fatto 25, adesso non riesco a inquadrarlo perché c'è il sole diretto, ha fatto 25 a litro. Abbiamo fatto 200 km circa, e in autostrada anche devo dire che si comporta bene. Mi devo fare una piccola rettifica, nel senso che gira a 4,5 a 130, non a 4000. Le vibrazioni non si avvertono, ha un'ottima stabilità anche in autostrada con un po' di vento, e anche su curvoni veloci da Savona a venire in qua, per chi li conosce. Quindi devo dire assolutamente promossa come viaggio. Una sella un po' più alta servirebbe per me. Ottimo bilanciamento, equilibrata, divertente, facile, e devo dire che in realtà rispetto alla recensione vera che ho fatto prima le do un voto sicuramente più alto. Peccato che gradirei una versione plus con qualcosa in più, con qualche chicca in più, direi, di ciclistica. Alla prossima, ringraziamo Janua. Loro, venite a trovarli. Siamo qua a Genova, Corso Italia, Corso Marconi, scusate. La prova è interrotta perché mia moglie deve raccogliere le pigne, ragazzi. Così, mia moglie sta raccogliendo le pigne e lei non sa che sto facendo questo video, che lo metterò nella recensione. Mi ha programmato. Ciao ragazzi, ciao. Se n'è accorta, faccio finta di niente. Ai campi tra